Buonasera a tutti e bentrovati con questa breve diretta in cui naturalmente vorremmo dare spazio all'ennesima escalation di violenza che siamo costretti di nuovo a vedere in Terra Santa. Parleremo naturalmente di guerra, ma vogliamo parlare anche di pace e dell'appello che ha lanciato il Patriarca Latino di Gerusalemme, Neocardinale Pier Battista Pizzaballa, che è con noi questa sera e che ringrazio per il suo tempo. Buonasera Eminenza e grazie. Buonasera a voi. E con noi c'è anche Tommaso Saltini, che è direttore dell'associazione Pro Terra Santa, che come sapete è un'associazione che è impegnata in questo momento anche per supportare la comunità cristiana di Gaza, che sta vivendo la sua ennesima prova. Eminenza, noi siamo un po' abituati all'escalation di violenza in quelle terre, eppure insomma in questa situazione sembra tutto più violento, più grave. Come state vivendo in questi giorni? Stiamo in una situazione molto grave. È vero che non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una crisi, ma la portata di questa crisi, la gravità dei fatti compiuti sia in Israele che adesso anche con questo assedio a Gaza hanno reso la situazione, una gravità drammatica purtroppo. Quindi c'è molta tensione, è stata un'emergenza nel paese, gran parte delle attività sono sospese, le scuole sono chiuse. Diciamo che poi soprattutto quello che colpisce è il nervosismo e le tensioni che si respirano anche nella vita ordinaria, per strada e nei luoghi comuni di vita, che comunque sono ridotti al minimo. Lei sta sentendo le persone della comunità di Gaza, è riuscito a mettersi in contatto con loro? Sappiamo che la striscia sta vivendo un blackout, c'è mancanza di tutto, di acqua e di elettricità. Riesce ad essere in contatto con loro? Sì, siamo in contatto con loro, cerchiamo di mantenere i contatti per quanto possibile, senza esagerare, proprio perché le risorse sono molto poche. Fisicamente stanno tutti bene, gran parte delle famiglie cristiane è ormai raccolta nei centri della chiesa, nella parrocchia di Sacra Famiglia, la scuola Sacra Famiglia, presso le suore, ecco, quasi 2/3 ormai delle famiglie cristiane. Molte case delle nostre cristiane sono state distrutte, non come obiettivo primario, ma comunque come cosiddetti danni collaterali. L'acqua comincia a scarseggiare, anche da noi è molto difficile trovarla, in posti altissimi, e anche il gasolio, che per noi è fondamentale per il generatore, che ormai non c'è corrente, il generatore per noi è indispensabile almeno per qualche ora al giorno per avere l'energia necessaria per il minimo delle attività di cui abbiamo bisogno. Speriamo che nei prossimi giorni ritorni un po' la ragione e si possa almeno introdurre acqua e viveri medicinali necessari. E questo per quanto riguarda la situazione della striscia. C'è però tensione anche per quanto riguarda la situazione dei territori della Cisgiordania. Domani è venerdì e c'è paura che si crei un'ulteriore escalation. Sì, Hamas ha fatto un appello generale, ecco, vediamo che tipo di reazione ci sarà domani. C'è molta paura, non tutti sono d'accordo su quello che è accaduto naturalmente, però è un po' difficile prevedere ora, sono situazioni molto prevedibili, come nessuno aveva potuto prevedere la drammatica situazione, le atrocità che abbiamo visto la settimana scorsa. Perché non si riesce a trovare una soluzione a questo conflitto, Eminenza, secondo lei? Se lo sapessi avrei già il premio Nobel, penso. Ecco, le ragioni sono tante, sono ragioni politiche, sono ragioni anche religiose, dobbiamo riconoscerlo, è un conflitto sempre più religioso, non solo politico. Ecco, c'è l'interferenza di questioni esterne, sono tante le ragioni. Credo che oggi non abbia più molto senso andare a scavare dietro cosa ha portato a questa situazione. Bisogna prendere atto che siamo in una fase nuova, drammatica, e sarà molto difficile dopo questa crisi, se si può chiamare crisi o questa guerra, non so come chiamarlo onestamente, ricostruire non soltanto le macerie fisiche, che forse sono la parte più facile, ricostruire un minimo di fiducia, di relazioni tra le due parti, tra israeliani e palestinesi.
che comunque è una necessità, perché israeliani e palestinesi resteranno qui e saranno costretti a fare i conti l'uno con l'altro, lo vogliono o no. Ecco, la domanda è come e quando. Ci vorrà molto tempo, molta pazienza, è l'opera di tante persone di buona volontà, tanti operatori che con pazienza sappiano ricostruire quello che è stato distrutto, che è enorme. Eminenza, lei ha scritto ieri un appello. In questo appello diceva: Dio non è un Dio di disordine, ma di pace. Questa è la frase che dà l'inizio al suo appello per la pace. In questo momento ci verrebbe da chiedere, ma dov'è Dio in questo momento, Eminenza? Vai a chiederselo, Dio è qui, è presente. Se noi pensiamo, riteniamo, e io lo credo fermamente, ora più che mai, che Dio è una presenza reale nella vita, è il momento in cui noi dobbiamo rivolgerci a Lui. Per questo ho chiesto che ci sia questa giornata di preghiera, di digiuno. Ecco, la domanda non è tanto dov'è Dio, ma ritorniamo un po' a quello che è stato detto anche 70 anni fa in Europa. La domanda è dov'è l'uomo? Cosa abbiamo fatto della nostra umanità? Cosa abbiamo fatto della nostra vocazione al rispetto dei diritti della persona e alla crescita della persona? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. E in questo senso che cosa possono fare i cristiani che oggi vivono in Terra Santa per far riscoprire questa umanità di cui lei parlava? Per scoprire l'umanità, noi cristiani dobbiamo innanzitutto guardare Cristo, che è l'uomo completo, altrimenti restiamo soltanto nel vago, nell'astratto. Gesù come una presenza reale, che tocca, che cambia la nostra vita, e per questo dobbiamo pregare. La preghiera non risolve i nostri problemi, la preghiera non risolverà nessuno dei nostri problemi, e non ci esenta dal lavoro che dobbiamo fare, dal percorso che dobbiamo fare. La preghiera però ci introduce dentro un atteggiamento, ci apre il cuore, e non consente al cuore di essere inquinato dall'odio, non ci esenta dal lavoro da fare, ma lo illumina, ci indica il percorso da fare, quindi la preghiera è fondamentale. E se noi riteniamo che quando noi siamo in difficoltà cerchiamo sempre una persona vicina, e se Dio è una presenza reale lo vogliamo vicino, e nella preghiera lo troviamo, nella preghiera, nel digiuno, nel fare qualcosa che ce lo faccia sentire vicino. Questa è la prima cosa da fare. Poi naturalmente lavorare dal punto di vista del sostegno umanitario verso le tante associazioni. In questo momento siamo un po' tutti paralizzati, ma verrà un momento in cui ci sarà bisogno di questo, quindi bisogna essere pronti e preparati. Evitare di usare un linguaggio esclusivo, violento, di odio, che significa cadere nella narrativa di quelli che vogliono questo disastro, che noi non lo vogliamo. Grazie Eminenza, ed è per questo che anche noi come Pro Terra Santa lanciamo a tutti l'appello che lei ha scritto per dedicare la giornata di martedì 17 ottobre, facendo un giorno di digiuno, di astinenza e di preghiera, chiedendo a Dio il miracoloso dono della pace, quando proprio sembra più impossibile, come giustamente diceva, è il momento in cui la nostra preghiera deve diventare più forte. Grazie per il tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo e auguri per tutto. Grazie. Ecco, e noi invece riprendiamo la nostra conversazione con Tommaso Saltini, che è direttore dell'Associazione Pro Terra Santa, per cui appunto noi collaboriamo. E allora abbiamo sentito delle parole molto importanti da parte del patriarca latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa. Innanzitutto ti chiedo se hai un commento rispetto a quello che ci ha detto e soprattutto rispetto agli ultimi passaggi che ha fatto, che sono molto importanti anche per, immagino, noi come associazione. Grazie Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori, i nostri amici e sostenitori. Ma a me colpisce una cosa che ci tenevo a dire, mi sembra collegata al richiamo soprattutto della preghiera che ha fatto il Patriarca e anche richiamato tu Andrea. Mi colpisce che nella nostra società mi sembra che la focalizzazione principale sia sempre quella dei diritti. No, abbiamo il diritto per noi, per la nostra famiglia, per il nostro popolo. A me sembra che il grosso, rimanere focalizzati solo sul tema del diritto porti più facilmente a compiere atti di forza. A me colpisce che il richiamo mi pare sia anche sul dovere, è il primo dovere che abbiamo, sui doveri che abbiamo, non abbiamo solo diritti, abbiamo anche dei doveri. E il primo dovere che abbiamo è sicuramente quello della preghiera.
come poi appunto ha detto anche quello dell'aiutare, dell'aiutarsi, ma soprattutto penso il desiderare il bene dell'altro, ecco, in ultima analisi avere proprio il desiderio, è un dovere, ecco, quello di desiderare il bene dell'altro, l'altro anche molto diverso da noi, dell'altra famiglia, dell'altro popolo. Noi, l'associazione, che cosa sta facendo in questo momento a Gaza? Abbiamo parlato di aiuto umanitario. Che cosa sta facendo l'associazione Pro Terra Santa per aiutare la popolazione di Gaza adesso? Quali sono i progetti che ha, diciamo, nella striscia? Allora, considerate le difficoltà estreme della striscia di Gaza, che non sono solo di questi giorni, ma che sono ormai di diversi anni, come forse credo tutti sapete, la striscia di Gaza è totalmente sigillata, occorrono permessi veramente difficili da ottenere per entrare e ancora più difficile, praticamente impossibile per chi dentro uscire. Anche per noi operatori, organizzazioni che aiutano a livello, insomma, su progetti, aiuti umanitari, è molto difficile. Quindi la nostra, diciamo, strategia, se si può chiamare strategia, è stata quella di aiutare chi è presente. Ecco, ricordo che nella striscia di Gaza sono presenti dei cristiani religiosi validissimi, quindi ci sono i sacerdoti del Verbo Incarnato che aiutano il patriarca a gestire la parrocchia latina, appunto, che dipende dal patriarca Pier Battista Pizzaballa. Abbiamo sempre dialogato col parroco e il suo vicario e aiutato loro, che aiutano varie situazioni. In particolare un focus forte che abbiamo tenuto è l'aiuto ai bambini disabili, ai ragazzi disabili, e molti dei quali vengono accolti da questi religiosi, delle religiose del Verbo Incarnato, ci sono le religiose della Carità di Madre Teresa di Calcutta, ci sono le suore del Verbo, le suore del Rosario che gestiscono una grande scuola. Quindi stiamo aiutando loro, e in particolare, dicevo, anche un gruppo di laici molto interessante, di ragazzi adulti, uomini che aiutano bambini piccoli affetti da una gravissima malattia alla pelle, sono chiamati bambini farfalla, che hanno queste bruciature, scoriazioni sulla pelle, come vivono una situazione estremamente difficile. È una malattia molto rara, ma molto diffusa a Gaza per effetto dei frequenti matrimoni consanguigni. Ecco, quindi siamo impegnati con queste cose. Come diceva il patriarca, è difficile oggi essere presenti, mandare aiuto e fare altro, ma ci stiamo preparando per appunto aiutarli il più possibile nelle prossime settimane e mesi. Qualche giorno fa l'associazione ha inviato un tuo appello, un appello che hai scritto, dove chiedevi in qualche modo alla comunità internazionale di far sì che questa tragedia, che questa guerra sia un'occasione per trovare degli sforzi creativi per portare alla pace. Io chiedo a questo punto come è possibile allora aiutare realmente in questa situazione le persone a trovare la via della pace. Ma rispondo anch'io come Pier Battista, padre Pier Battista il patriarca, perché certamente se anch'io avessi questa soluzione sarei anch'io premio Nobel della pace. Però ecco, quello che chiaramente si intuisce è che questa è una situazione che nella sua drammaticità, tragedia, chiede una creatività nuova, chiede una soluzione non tanto immediata. Si parla del corridoio, si parla giustamente oggi di anche situazioni molto imminenti legate agli ultimi comunque eventi del conflitto, ma io penso che la cosa più importante sia veramente pensare a una soluzione creativa. Io è una cosa che desidero e che rimetto in oggetto della mia, e anche su una preghiera, spero anche vostra, che sorgano leader capaci di avere idee nuove, politici, religiosi, legati alla società civile. Sicuramente la situazione urge, chiede una soluzione politica che ci trasciniamo appunto forse un po' senza anche osservarla, senza considerarla da tantissimi anni. Questa è un po' la colpa che abbiamo tutti, ecco, non solo una parte, veramente tutti. Grazie per questo contributo. Io ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti. Non abbiamo insomma avuto il tempo di porre delle domande al patriarca, che comunque è molto impegnato. Lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Io vi ricordo che nei commenti trovate anche le possibilità per sostenere la nostra campagna di raccolta fondi in favore della popolazione di Gaza, e soprattutto in attesa che la comunità internazionale e i tavoli della politica si muovano per siglare innanzitutto una tregua che è urgente, e poi naturalmente una pace giusta, lunga e duratura, che è il bisogno più grande della Terra Santa. Grazie anche a Tommaso per le sue parole, e noi vi salutiamo, e naturalmente
E naturalmente ci aggiorniamo in questi giorni sulla situazione e su quello che possiamo fare per aiutare le persone che sono a Gaza. Grazie e una buona serata a tutti.